6 miliardi e 400 milioni. Questo è il numero approssimativo di lettere scritte dentro una singola cellula somatica del tuo corpo. In questo istante. Non stiamo parlando di una metafora poetica. È una struttura fisica reale, che puoi toccare. Un'oscurità luminosa che vibra dentro di te. Se prendessi il DNA di una sola tua cellula e lo srotolassi, sarebbe lungo 2 metri. Se lo facessi con tutte le tue cellule, arriveresti a Plutone e torneresti indietro. Più volte. E l'intera istruzione per farti esistere usa solo 4 lettere. A, T, C, G. Immagina di entrare in una biblioteca immensa. Sugli scaffali ci sono 3000 libri da 1000 pagine l'uno. Ogni pagina è riempita fino all'orlo solo da quelle 4 lettere. Questa è la quantità di informazione che ti porti dietro in ogni respiro. Ma c'è una cosa fondamentale che devi capire. Questo non è un mucchio di dati buttati a caso. È un linguaggio. Una lingua antica, con una grammatica precisa, con regole di sintassi ferree. E come ogni lingua, separa una frase viva e sensata da un ammasso di suoni senza senso. Ma chi è che legge questo libro? Dentro di te, in questo preciso momento, ci sono centinaia di miliardi di macchine molecolari chiamate ribosomi. Sono come cuochi bendati che scorrono il dito su un libro di ricette scritto in braille. Loro leggono le lettere a gruppi di 3. Ogni 3 lettere, una parola. Ogni parola, un pezzo di te. Ma aspetta, cosa succede quando la frase finisce? Come fa il cuoco a sapere dove fermarsi? È qui che la biologia diventa un caos ordinato. Ci sono lettere che significano inizia qui e lettere che urlano fermati. È una punteggiatura fisica. Fermati un istante. Respira. Dal 2003 noi umani abbiamo mappato la quasi totalità del genoma, completando la sequenza definitiva al 100% solo nel 2022. Festeggiamenti mondiali, premi Nobel. Ma leggere non significa capire. È come se ti dessi un libro scritto in antico egizio. Puoi copiare i geroglifici perfettamente, ma non hai la minima idea di quale incantesimo stai per lanciare. Per 70 anni abbiamo guardato queste lettere senza cogliere davvero la grammatica nascosta tra gli spazi vuoti. Fino ad oggi. Tra poco ti mostrerò qualcosa che cambia letteralmente le regole del gioco. Una macchina che ha imparato questa lingua da sola. Ma prima devi vedere cosa succede quando la grammatica fallisce. Perché se l'universo del DNA è un linguaggio, allora gli errori di ortografia non sono solo fastidiosi, sono letali. Pensa a una frase come prendi la mela. Se cambio una sola lettera e scrivo prendi la mina, la frase ha ancora senso grammaticale, ma il risultato finale ti fa esplodere. Nel tuo corpo questo accade ogni singolo giorno. Guarda questa struttura complessa. È l'emoglobina, la proteina che trasporta l'ossigeno nel tuo sangue. È un miracolo di ingegneria. Si ripiega su se stessa in una forma tridimensionale perfetta, come un origami microscopico. Questo ripiegamento non è casuale. È dettato dalla sequenza esatta delle lettere del DNA. Finché la sequenza è giusta, la proteina ha la forma di una comoda poltrona, perfetta per abbracciare l'ossigeno e viaggiare sicura nelle tue vene. È una certezza vitale, ma la mutazione non avviene per scelta. È un evento stocastico che colpisce i legami molecolari. E ora facciamo un esperimento. Prendiamo quel manuale di 3 miliardi di lettere. Andiamo al cromosoma 11, cerchiamo il gene dell'emoglobina e cambiamo una singola lettera. Una sola. Sostituiamo una A con una T. Su 3 miliardi sembra una goccia nell'oceano, vero? Un dettaglio insignificante. E invece, guarda la proteina. Guarda cosa le succede. Si piega, si distorce, si aggrega. Quella singola lettera sbagliata ordina al cuoco cellulare di inserire un ingrediente diverso. La proteina perde la sua forma morbida, diventa rigida, appiccicosa. Inizia ad agganciarsi alle altre proteine vicine, formando fibre lunghe e taglienti come aghi. Il globulo rosso, che doveva essere un morbido cuscino, si deforma e assume la forma di una falce appuntita. Questa è
l'anemia falciforme. Una singola lettera fuori posto riscrive la forma della vita. Una fissità mutevole che porta al collasso. Una lettera cambia la forma tridimensionale e la forma decide la funzione. È una catena inesorabile. Lo stesso accade con i geni che ci proteggono dai tumori, come il famigerato BRCA1. Se c'è una mutazione, la proteina che dovrebbe riparare il DNA diventa inutile. Ma c'è un problema enorme. Come facciamo a sapere in anticipo se una mutazione sarà innocua, come un capello biondo invece che castano, o se sarà fatale? Per decenni l'unico modo era aspettare che qualcuno si ammalasse, osservare la tragedia già avvenuta. Dovevamo imparare a leggere il futuro di quella lettera. E l'abbiamo fatto. Nel 2025, l'Arc Institute, insieme a Stanford e NVIDIA, ha creato una lente straordinaria. L'hanno chiamata Evo 2. E ascolta bene, non è un robot che crea mostri, è un modello linguistico. Pensa a come funziona il correttore del tuo telefono. Ha letto milioni di messaggi, quindi sa che dopo la parola buon probabilmente scriverai giorno. Evo 2 fa la stessa cosa, ma invece dei tuoi messaggi ha letto il linguaggio della natura e non ne ha letto poco. Gli scienziati gli hanno dato in pasto 9.300 miliardi di lettere di DNA. Hanno preso 128.000 genomi da tutti i domini della vita sulla Terra. Batteri, virus, funghi, piante, esseri umani. Tutto. È come se avessero chiuso questa intelligenza in una stanza, le avessero acceso una radio che trasmette messaggi alieni ininterrottamente e le avessero detto: ascolta. Non le hanno insegnato cosa fosse un gene. Non le hanno spiegato cos'è una proteina. L'hanno solo lasciata ascoltare il rumore genetico. E qui la storia prende una piega inaspettata. Dopo aver letto tutto quel DNA, Evo 2 ha colto la grammatica da solo. Ha capito quali lettere stanno vicine, quali strutture formano, dove inizia e finisce un'istruzione. E la magia vera è questa. Se oggi gli mostri una mutazione che non ha mai visto prima, una lettera cambiata in un gene umano, lui sa dirti se quella mutazione romperà la proteina, senza aver bisogno di esempi. È quello che in gergo si chiama zero shot. Senza mani, senza occhi, senza sapere nulla di cosa sia un corpo umano, questa rete di silicio riesce a prevedere la patogenicità di una variante genetica. È una cecità chiaroveggente. Non sta simulando la fisica della molecola in tempo reale, sarebbe impossibile. Sta usando la statistica del linguaggio. Sa che se in milioni di anni di evoluzione quella lettera non è mai cambiata in nessuna specie, cambiarla adesso significa disastro. Ha letto il passato per prevedere il tuo futuro medico. È uno strumento di una potenza devastante. Se stai ancora qui, è perché una parte di te voleva sapere. E c'è molto altro da scoprire, perché capire gli errori è solo metà del lavoro. La domanda che sorge spontanea è: se questa macchina ha capito così bene la grammatica della biologia, può anche usarla per scrivere? Può inventare nuove frasi che la natura non ha mai pronunciato in 4 miliardi di anni? La risposta è sì, ma dobbiamo fare molta attenzione a cosa significa davvero. Immagina di aver studiato il francese solo leggendo romanzi. Dopo un po' capisci gli errori. Ma saresti in grado di scrivere tu stesso un romanzo capolavoro da zero? Evo 2 ha dimostrato di saper generare sequenze di DNA plausibili direttamente al computer, fino a scala immensa. Può progettare l'impalcatura di nuove proteine o addirittura segmenti di genoma sintetico. È come scrivere una nuova poesia usando le stesse antiche lettere della vita. Ma attenzione, dobbiamo essere estremamente onesti su questo punto scientifico. Questa intelligenza non sta creando la vita. Non sta generando organismi che strisciano fuori dai laboratori. Queste nuove frasi genetiche nascono in silico. Sono simulazioni matematiche, lettere su uno schermo. La macchina prevede il codice, ma è la biologia reale che deve poi tradurlo in carne e sangue. L'intelligenza artificiale è la bussola. La natura resta l'unico vero costruttore. Eppure,
Il solo fatto di poter progettare queste sequenze accelera la medicina in modo mostruoso. Significa poter diagnosticare varianti genetiche rarissime senza brancolare nel buio. Significa poter progettare in futuro terapie personalizzate o enzimi capaci di smaltire la plastica. Stiamo finalmente usando la matematica per decodificare il miracolo della biologia. Il silenzio urlante della genetica ha finalmente trovato il suo traduttore. Guarda di nuovo quella doppia elica, quelle 4 lettere, A, T, C, G. Fin dall'alba dei tempi sulla Terra, tutto ciò che ha mai strisciato, nuotato o pensato è stato scritto con questo alfabeto. È un'eternità di 4 lettere. E per la prima volta nella storia del nostro pianeta, una specie ha costruito una macchina capace di leggere le proprie istruzioni di base. Stiamo guardando il codice sorgente di noi stessi. Ogni lettera che ti compone era già qui. Un vocabolario tramandato da 4 miliardi di anni, attraverso estinzioni, glaciazioni e catastrofi cosmiche. Sei qui, in questo momento. Frutto di innumerevoli mutazioni letali superate, di frasi corrette, di grammatica perfetta. Non stai leggendo il libro della vita. Tu sei il libro. E questo era il tuo codice sorgente. Questo è Renderium. Io sono la voce dell'invisibile. Ci vediamo nel prossimo viaggio. Qui dentro, tra le pieghe di 4 lettere, c'è ancora un intero universo da decifrare. Se credi che queste cose debbano essere viste da più persone, iscriviti al canale. Ogni iscrizione è una voce in più per la scienza, per la meraviglia, per chi ancora non sa che la realtà è così. Aiutami a portarla nel mondo. Insieme siamo più forti.